Ciao, sono Bruno, benvenuto in un nuovo approfondimento settimanale delle news di Segema. Oggi, per quanto riguarda l'argomento normativo, andiamo avanti con la guida all'analisi di rischi. Siamo arrivati a un punto in cui la guida ci suggerisce di verificare il funzionamento dello sblocco meccanico in caso di emergenza. Su questo argomento andiamo veloci perché è solamente verificare lo sblocco del cancello, che sia scorrevole, che sia abbattente oppure della serranda. L'argomento successivo invece è un po' più interessante perché è il posizionamento degli organi di comando, diciamo manuali, non quelli radio. Quindi parliamo di tastiere, di selettori a chiave, e è importante posizionarli in modo tale che all'apertura del cancello, dopo che noi abbiamo dato il comando, non ci troveremo in una posizione pericolosa. Per dire, su un cancello abbattente non si può mettere il selettore a chiave o la tastierina di comando dietro alle ante in modo tale che quando si aprono poi l'utente venga schiacciato. Quindi dobbiamo sempre fare molta attenzione a dove posizioniamo gli eventuali organi di comando non radiofilati. Per quanto riguarda l'approfondimento tecnico, andiamo ad analizzare come funzionano in effetti i lettori RFID di tessere oppure di tag. Allora, il lettore RFID, in questo caso è un esempio di un lettore della GPD, è un lettore il quale, dopo essere stato alimentato, emette sempre un piccolo campo magnetico attorno al punto di lettura della tessera. Quando noi avviciniamo una tessera, succede che l'antenna e il circuitino che stanno all'interno si attivano e la tessera trasmette un codice al lettore. Se il codice è registrato nella memoria del lettore, allora questo darà l'autorizzazione ad aprire l'automazione oppure ad aprire una serratura, insomma ad abilitare l'accesso. Se il codice della tessera non è registrato, invece il lettore non abiliterà l'accesso. Per il prodotto della settimana non possiamo che mostrarvi la nuova tastiera DCD300 della GPD. È una tastiera che ha sia la parte codice che la parte di lettura schede, è antivandalo, IP66, alimentabile 12-28 volt alternata continua, è praticamente universale perché ha due relè a bordo che possono aprire qualsiasi tipo di automazione, anche non GBD, oppure comandare un'elettroserratura. I due relè sono molto comodi proprio perché con uno possiamo magari comandare l'automazione e l'altra un eventuale cancello pedonale che abbiamo di fianco. Funziona contemporaneamente sia il codice che il lettore di tessera, quindi alcuni utenti possono accedere col codice, altri con la tesserina. È retroilluminata per la visibilità notturna, è molto solida e molto robusta quando è fissata attraverso l'apposita piastra in dotazione, e esce già con il cavo per una lunghezza mi sembra di 1 metro, 1,5 metri, proprio perché essendo IP66 il cavo è resinato. Per quanto riguarda la news commerciale invece torniamo a parlare dei nostri cavi di automazione. È appena arrivato il cavo 6x1,5. Questo è un cavo molto comodo quando si fanno le automazioni a 24 volt a battente e con encoder, perché oltre ai fili di alimentazione che sono due, il rosso e il nero, normalmente abbiamo dai 3 ai 4 fili di collegamento encoder. Questo dipende dalla casa produttrice. Quindi passando un unico cavo di automazione arriverete proprio direttamente dentro al motore senza interruzioni. Sarà sicuramente un collegamento più sicuro, non suscettibile a eventuali umidità sulle giunte oppure a giunte che possono aprirsi. È molto comodo e poi è di automazione e quindi è flessibile, quindi andando a collegarlo direttamente al motore potete lasciare una piccola lunghezza proprio per il movimento del pistone, essere sicuri che la flessibilità del cavo, che rimane inalterata per un range di temperatura molto alto, non varierà mai nel tempo. Io ho concluso, come al solito ti ricordo di mettere mi piace, iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per rimanere informato su tutti i nostri video. I prodotti come al solito li trovi nel nostro negozio in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino, siamo sull'Appia dopo l'aeroporto di Ciampino, oppure puoi visitare il nostro sito shopsegema.it. Ciao, al prossimo video.